Ciao miau! Ve ne siete accorti? I miei capelli sono cambiati da un po'. Se non ve ne siete mai accorti vuol dire che probabilmente non mi seguite da molto, quindi approfittatene per iscrivervi al canale. I miei capelli sin da quando ero piccola sono sempre stati super ricci, però durante il mio ultimo viaggio in Giappone ho deciso di fare un cambio drastico. Sono andata in questo parrucchiere chiamato Hair Salon Nalu, è un parrucchiere che comprende anche un bar e soprattutto c'è lo staff che parla in inglese. Si trova a Tokyo, nella zona di Omotesando, e ne avevo sentito parlare su un sacco di video di YouTube riguardo il tema da capelli ricci a capelli lisci. Sono sempre stata un po', come dire, diffidente da questo metodo. Mi sembrava impossibile che un trattamento potesse farti passare i capelli da ricci a lisci, invece tutti quanti dicevano che funziona davvero, funziona per un sacco di tempo. Mi sono detta proviamo. Questo salone fa vari trattamenti anche per migliorare la qualità dei tuoi capelli, però bisogna prenotare sul sito. Io ho prenotato e la mia parrucchiera era Yuki. La seguo su Instagram se volete andare a vedere il suo profilo. Vi racconto un po' cosa è successo quel giorno dal parrucchiere. Sono andata ad Omotesando, sono entrata nel parrucchiere e dopo avermi fatto compilare un modulo mi fanno accomodare e fanno un controllo dei capelli. Praticamente la parrucchiera ha iniziato a vedere meglio i miei capelli, a toccarli e mi ha dato la brutta notizia che se fossero stati troppo danneggiati non avrebbe potuto fare il trattamento, perché a quanto pare questo trattamento, pur essendo damageless, rovina i capelli. Così se parti da dei capelli già molto danneggiati di loro, il trattamento potrebbe rovinarli ulteriormente e non fanno ciò. Io ero in ansia perché ok, i miei capelli sono rovinati dal calore, li tingo spesso, ma non li ho mai, come si chiama? Non li ho mai ossigenati, non li tratto poi così male. Però mi ha rassicurato e mi ha detto che avrebbe controllato meglio dopo avermeli lavati. Me li ha lavati, ha controllato ancora di più, ma tipo capello per capello, prendeva un capello e lo tirava per vedere quanto fosse resistente, roba del genere, e ha appurato che i miei capelli fossero in condizioni buone. Alleluia! È iniziato così il trattamento, che mi è stato applicato tipo come se fosse una tinta. Quindi ho aspettato un po' e dopo mi hanno rilavato i capelli. Dopo il lavaggio vedevo che asciugandoli i capelli erano già cambiati. Per farvi capire, erano diventati come quando io mi piastravo i capelli, uscivo di casa, ma l'umido me li faceva tutti gonfiare. Era quello il tipo di liscio a cui eravamo arrivati. In realtà pensavo che fosse finito lì, però mi stava bene, perché sarebbe stato un liscio su cui io avrei potuto lavorarci con meno fatica rispetto al riccio e mi poteva stare anche bene. Però no, dopo avermeli piastrati mi hanno fatto un altro trattamento, sempre come quello di prima, non so se fosse uguale, ho aspettato un altro po' e me li hanno rilavati. A quel punto me li hanno asciugati col phon e la differenza era assurda, cioè i miei capelli erano diventati lisci come la seta. Quindi è bastato asciugarli, passare un pochino di piastra e fatto! Mi hanno spedito a casa. Non mi ricordo quanto è durato tutto quanto, ma diciamo intorno alle 3 ore. Yuki mi ha dato anche un balsamo che mi ha detto che avrei dovuto usare tipo dopo 2 settimane, e mi ha detto anche di non lavare i capelli per una settimana e non legarli. Non lavare i capelli per una settimana con i capelli lisci a Tokyo è stato schifoso, non vedevo l'ora di lavarmeli. Passiamo dunque alla parte meno tecnica. Volevo dirvi perché ho fatto questo trattamento. È un po' strano da spiegare a chi magari ha già di suoi capelli lisci o li porta sempre corti e non trova nessun problema nei propri capelli, ma per me è stato sempre un incubo. Sin da quando ero piccola venivo bullizzata per i miei capelli. Non avete idea di quante volte mi hanno chiamato caparezza o cespuglio o varie cose del genere, perché effettivamente quando ero molto giovane non sapevo come trattarli, non sapevo come how to deal with this. Verso l'inizio del liceo, se non sbaglio, ho iniziato ad andare molto spesso al parrucchiere perché così almeno me li facevo fare da lei. Il problema è che la gente continuava comunque a bullizzarmi facendo battute del tipo: ah, anche oggi sei andato al parrucchiere? Ah, Esther, vai sempre al parrucchiere? Quanti soldi spendi per andare al parrucchiere ogni volta, Esther? Ricordo ancora i
ragazzi delle medie che continuavano a dire no, preferisco le ragazze con i capelli lisci, no, i capelli lisci mi piacciono di più, e io ero tipo, ma piacerò mai a qualcuno? Cioè, ho iniziato a farmi veramente un sacco di complessi per dei capelli. Non sapevo mai come portarli, non sapevo che lunghezza andasse bene, perché avendoli molto ricci sembravano comunque sempre più corti e veramente non sapevo cosa fare. Ho iniziato a capire più o meno come mi piacevano molto più avanti, verso la fine del liceo. Mi facevo la frangetta, me li piastravo un pochino qua e essendo cresciuti e più lunghi il peso mi aiutava a tenerli buoni. Questo però richiedeva comunque tantissimo tempo per aggiustarli. A volte preferivo uscire con i capelli sporchi piuttosto che lavarmeli, perché sapevo che ci avrei messo troppo tempo per aggiustarli, per acconciarmeli. Vi lascio qua una foto spaventosa di come erano i miei capelli prima del trattamento, appena asciugati. Se asciugavo i miei capelli col phon e basta, questo era il risultato. Sarà che un po' odio il rumore del phon, ma cerco sempre di usarlo il meno possibile, anche perché poi il risultato era terrificante se li asciugavo subito tutti col phon, veramente afro diventavo. Ora lo so che l'effetto sarà l'opposto del passato, ovvero un sacco di gente mi dirà ma i capelli ricci sono così belli, ma sei fortunata ad avere i capelli ricci. No, voi non avete idea di quanto dopo forse un mese questo trattamento mi stia migliorando la vita. La differenza con prima è che adesso quando mi lavo i capelli dopo 10 minuti sono pronta. Devo semplicemente asciugarmeli, aggiustare un po' la frangetta e basta. È finito, perché sono già pronti e sono già pronta per uscire. Il problema della frangetta è che adesso, essendomi ricresciuti un po' i capelli, questa parte di capelli tende a essere un po' mossa, perché il trattamento funziona ovviamente su tutti i capelli, ma appena ricrescono ricci. Per fortuna i miei capelli alla radice non sono molto ricci, infatti adesso avrò una ricrescita di penso così, ma non si nota per fortuna. Quando mi cresceranno fin qua dovrò pensare di tornare in Giappone e rifarmelo. Stavo dicendo, ho fatto la frangetta, quindi devo un pochino piastrarla per dargli un senso, anche perché essendo capelli lisci la frangetta tende a fare tipo così, io la piastro un po' più per curvarla, ecco. Questa è l'unica cosa che faccio ai miei capelli ed è davvero lo 0,2% rispetto a quello che facevo prima. Prima dovevo piastrarmi comunque tutti i capelli pur non dovendoli fare lisci, capite la differenza? Sì, adesso con questi nuovi capelli vorrei tirare un pugno in faccia a tutti quelli che quando ero piccola mi bullizzavano, oppure addirittura alle elementari quando mi dicevano di disegnare me stessa da grande, io mi disegnavo sempre coi capelli lunghi e lisci. Cioè capite che questo problema era da quando ero piccolissima. A tutte le maestre che mi dicevano è impossibile? Beh, un'altra domanda che magari vi starete facendo è ma perché diavolo non ti facevi i capelli lisci quando ce li avevi ricci? Cioè a sto punto se ci perdevi così tanto tempo, che è vero, a farteli, ad aggiustarteli semplicemente per farli un po' mossi, cosa ti costava farli lisci? Il problema è che ovviamente quando li facevo mossi non li piastravo del tutto, li aggiustavo tipo solamente il primo livello, sotto li lasciavo ricci e piastrarli del tutto mi prendeva tantissimo tempo. Non mi bastava una passata, ma dovevo ripassarli e soprattutto quando mettevo piede fuori di casa, questo sia se mi ero piastrata o no, non ero mai tranquilla perché avevo paura che una folata di vento potesse cambiare tutti quanti i capelli. Se pioveva impazzivo perché sapevo che si sarebbero gonfiati tantissimo, che sarei diventata un barboncino. Adesso invece, anche se piove non me ne frega niente, perché magari ok mi bagno i capelli, ma poi no, non succede niente, non diventano giganti, non succede niente. L'umidità non è più un mio nemico. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi è la reazione che ho avuto quando sono tornata in appartamento e ho scoperto di avere i capelli lisci, quando ho pian piano realizzato che avevo detto addio ai miei capelli. Ammetto che all'inizio mi sentivo molto strana perché i miei capelli erano veramente lisci. La mia faccia sembrava diversa,
ho scoperto di avere una faccia ovale perché i capelli lisci enfatizzano questa forma, e ammetto che i primi giorni dopo il trattamento non mi sono fatta foto. L'unica foto che ho fatto è questa, dove la mia frangetta è assurda e i miei capelli sono veramente degli spaghetti. Quindi sì, all'inizio ammetto di aver pensato: ma che cosa ho fatto? Ma me ne sto pentendo? Oppure aiuto? E cose del genere. Però è bastato veramente una settimana, anche solo rilavarmeli, per farmi capire che wow, finalmente. Non so in futuro come gestirò questa situazione, perché ammetto che un pochino i miei capelli ricci mi mancano, solo per qualche acconciatura, ma nello stesso tempo vorrei averli lisci per sempre. Quindi vedremo in futuro se dovrò tornare in Giappone solo per andare al parrucchiere o se magari esiste qualcosa qua in Italia, una roba del genere. E niente, penso che questo sia tutto quello che avevo da dirvi. Se avete domande ovviamente fatemele tranquillamente qua sotto, risponderò a tutti i vostri dubbi. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto e se eravate curiosi di sapere effettivamente perché i miei capelli sono improvvisamente diventati lisci. Io vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. Ciao miau!